E benvenuti in questo nuovo video. Siamo al penultimo prepartita di questa stagione. Pazzesco, il tempo è volato. E prima di cominciare, come al solito, vi chiedo, come al solito, come in tutti i prepartita fino a qua, se è possibile di lasciare un like, di iscrivervi, se non siete già iscritti, di commentare, di dire la vostra in merito a quel che andrò a dire di questa partita fondamentale, più fondamentale che mai. Abbonatevi se non siete già abbonati. Ringrazio gli abbonati, quelli che lo sono già, perché mi dimentico spesso di farlo, ma per noi è veramente molto importante. E chi vuole può abbonarsi a sua volta, costa solo 1,99 € e di qui alla fine della stagione 2 partite, però comunque adesso ci inventeremo altri tipi di contenuti sicuramente per gli abbonati, per premiarli insomma di questo sostegno. Ovviamente avranno il video pagelle di questo match fondamentale, ossia Cagliari-Venezia. Attivate la campanella per non perdervi il post partita se non l'avete già attivata, e andiamo subito a parlare del match. Veniamo di fatto da una bellissima vittoria contro la Fiorentina, che diciamo ci ha un po' rigenerato, almeno io mi sento così, che ci ha regalato grandi emozioni, una serata bellissima e diciamo anche di fatto un nuovo orizzonte di classifica, un orizzonte di classifica nuovo, perché di fatto siamo per la prima volta momentaneamente quarti, magari momentaneamente quartultimi, superando in una volta sola praticamente sia Lecce che Empoli. Diciamo che ora veramente, come sto dicendo tante volte da quando è successo, il destino è veramente tutto nelle nostre mani, non è retorica, perché di fatto la salvezza ora dipende tutta da noi. Cioè, se facessimo il meglio possibile tra Cagliari e Juve, a noi razionalmente non dovrebbe neanche interessare quello che succede nelle altre gare e nelle partite delle nostre rivali in particolare. Però insomma andiamo a vederle lo stesso oggi, andiamo a vedere subito le partite delle nostre rivali salvezza, perché di fatto è ancora tutto in ballo, e anche giusto per avere una panoramica della giornata, anzi della serata, perché di fatto giocheranno tutte domenica, tutte domani alle 20:45, tranne Genoa-Atalanta che giocano oggi, stasera in realtà. Prendo in esame come al solito Lecce ed Empoli, perché sono le nostre rivali primarie per la salvezza, ma stavolta, a differenza di altre volte invece, andiamo a dire anche 2 parole su Parma, Verona e Cagliari, perché comunque se le cose andassero per un certo verso, e nel verso giusto per noi in particolare, si possono aprire scenari diciamo particolari. Allora, Lecce, vabbè, se la vedrà col Torino, devo dire un Torino che nelle ultime partite, da quanto sembra, non è in formissima. Non è un Torino della gran parte di stagione, perché alla fine ha fatto una buona stagione, una stagione da Torino, diciamo, da Torino degli ultimi tempi, nel senso una squadra che si salva tranquillamente, per carità, però rimane lì a metà classifica, esattamente a metà classifica, tra il 10º e 11º posto, nono se gli va bene, insomma. Sì, è tranquillo in classifica, quindi rischia di fronte a un Lecce motivato chiaramente, al Via del Mare tra l'altro, e quindi secondo me ha buonissime probabilità il Lecce di sfangarla, di fare risultato, secondo me, ora che ovviamente ha l'obbligo di far punti per non rischiare addirittura, perché può succedere questo in questa giornata qua, di non essere già retrocessa questa giornata qui. L'Empoli, come ribadisco da settimane, ha l'avversario più semplice, ha il calendario più semplice, avrà il Monza davanti, perché tra l'altro anche l'ultima giornata poi avrà il Verona. Però sul Verona attenzione, perché è da vedere come andrà domani, quindi discorso diciamo rimandato. Comunque ne riparleremo magari settimana prossima, vediamo quel che succederà. Comunque diciamo che le probabilità di vittoria dell'Empoli sono alte, sono sicuramente alte, ma sta settimana c'è un ma, perché rispetto a una settimana fa, dove comunque questa partita qui era andata piuttosto per scontata, il Monza in realtà viene dalla vittoria inaspettata fuori casa contro l'Udinese, quindi è una squadra che a quanto pare vuole chiudere bene, vuole chiudere decentemente questa brutta stagione, che rimane brutta per carità, almeno salvando un po' la faccia e salutare la Serie A con orgoglio, no? Quindi attenzione, non è diciamo così scontata come pensavamo una settimana fa. Quindi stiamo a vedere. E oggi vado a mettere in mezzo anche il Parma,
32 punti, il Verona quota 33 e il Cagliari che se la vedrà appunto con noi. Diciamo che dal nostro match e da quello dell'Empoli in realtà anche dipende un po' tutto in realtà, perché se faremo il risultato come ci auguriamo, ovviamente, e quindi il Cagliari perderà, speriamo, e se il Verona che avrà il Como in formissima e se il Parma che ha il Napoli che si sta giocando lo scudetto, se perderanno entrambe, se perderanno quindi sia Verona che Parma, rischiamo, e noi vinciamo chiaramente, rischiamo di rimetterle tutte nel calderone salvezza per l'ultima giornata, con un'ultima giornata che a questo punto diventa veramente un marasma totale in ottica salvezza, e non solo, perché anche penso che in ottica Champions sia un mezzo casino. Però diciamo che comunque è un'eventualità, ho voluto mettervela lì perché comunque è una dinamica interessante, è una proiezione di classifica strana che può succedere comunque, il calcio è strano d'altronde, la classifica è apertissima, quindi vediamo come andranno le partite di tutte le squadre menzionate. Diciamo che servirebbero veramente tanti schermi per domenica per seguire tutto insieme, perché giochiamo tutte insieme praticamente, però intanto abbiamo l'obbligo di pensare alla nostra di partita. Allora, diciamocelo chiaro, per me domani ha un po' il sapore di una finale, e in questa finale incontriamo un Cagliari che di fatto viene da 2 sconfitte di fila, e quindi penso che davanti al suo pubblico ci tenga a far bella figura, abbia voglia di riscattarsi e tra l'altro, come vi stavo spiegando prima, mettersi al riparo da vari discorsi salvezza che potrebbero aprirsi in caso di sconfitta contro di noi. Quindi ci aspetta un match non facile assolutamente, anche perché il dato parla chiaro e dice che finora non abbiamo ancora vinto in trasferta, non abbiamo ancora vinto una partita in trasferta, e domani quindi è l'ultima di fatto occasione per sfatare questo tabù, perché poi all'ultimo abbiamo la Juve ma in casa. Quindi sicuramente questo dato in particolare non conforta, ma domani abbiamo l'ultima possibilità di smentirlo. E con che formazione farlo? Allora, io onestamente, ma credo che anche voi siete d'accordo con me, anche per come stanno rendendo le punte, le 3 punte che abbiamo, andrei con lo stesso 11 che ha battuto la Fiorentina al Penzo, confermando anche la coppia d'attacco sperimentata da Di Francesco, ossia Oristagno e Yeboah insieme. Un duo che onestamente io ho visto abbastanza fiatato, c'è qualcosa sicuramente da rivedere, perché hanno giocato veramente poco insieme, quindi per forza non ci può essere quella intesa che c'è in altre coppie d'attacco, però sicuramente c'è comunque una buona intesa, ecco. Una coppia d'attacco che non dà punti di riferimento, appunto per le caratteristiche dei giocatori, non dà punti di riferimento alla difesa avversaria, perché di fatto, chiaramente nessuna dei due è una punta vera e propria, ovviamente. E contro la Fiorentina, secondo me, insieme sono riusciti a crearsi tante occasioni, tante chance per segnare, anche prima di fatto di quei 2 gol che siamo riusciti a fare. Il secondo, tra l'altro, proprio di Oristagno. È una soluzione tattica che può essere vincente anche questa volta, assolutamente. Però dipenderà molto, secondo me, da che approccio avrà il Cagliari, approccio tattico intendo. Cioè, se vorrà fare la partita o se preferirà star basso e lasciare fare a noi. Ecco, in quest'ultimo caso soprattutto sarebbe più utile almeno una punta vera di ruolo a riempire l'area e a dare soluzioni di cross, appunto quando ci sono quel tipo di situazioni. E quindi vediamo, c'è un discorso che vale anche perché vista la situazione in classifica può essere che il Cagliari, proprio per non rischiare di essere rimischiato in discorsi salvezza e portarsi a casa anche, penso, quel punto che gli basta veramente, penso, un punto ed è aritmeticamente salvo, possa pensare di non rischiare e difendere quel pareggio lì, quindi partire con quell'idea lì, appunto per non rischiare. Quindi mi aspetto una partita un po' diversa da quella che abbiamo che abbiamo affrontato scorsa settimana contro la Fiorentina, e non sono convinto al 100% che la coppia Yeboah-Oristagno funzioni come ha funzionato contro la Fiorentina, che avrà la stessa efficacia, però comunque onestamente la riproverei.
E al limite, se ci sarà bisogno di un attaccante puro in mezzo all'area, se la partita andrà proprio come mi aspetto per il Cagliari, nel senso che voglia difendere il risultato più che ammazzarsi per andare a fare gol, ci sono pur sempre i cambi, nel senso, se ci sarà bisogno di una punta vera che riempia l'area in determinati momenti, Di Francesco vedrà chi schierare tra Fila, Gyökeres e Maric. Sicuramente nessuno dei tre per ora lo vedo in formissima e nessuno dei tre convince tanto più dell'altro, quindi proprio per quello riandrei comunque con Yeboah o Ristanio. Comunque in generale dobbiamo essere fiduciosi, io sono fiducioso perché è una squadra che è in un buonissimo stato mentale. La vittoria per me ha dato proprio un morale alla squadra, nonché a noi tifosi, e come ho già detto tantissime volte, abbiamo il destino nelle nostre mani. E piccola robetta, diciamolo piano, c'è anche la possibilità che se domani vinciamo potremmo essere già salvi. Chiudo qui, no, però dipenderà molto questa eventualità dai risultati di Monza-Empoli e Parma-Napoli. Stiamo a vedere, sarebbe bellissimo, però intanto pensiamo a noi e andiamo a vincere una partita che non sarà facile, però crediamoci, dobbiamo assolutamente crederci. Ci credevamo prima che eravamo sotto in classifica, figurati ora se non ci crediamo. E nulla, era un po' questo quello che volevo dirvi. Scrivete pure qua sotto se volete aggiungere qualcosa di cose che non ho detto, mettete pure qua sotto, sicuramente mi sono dimenticato qualcosa. Lasciate like se vi è piaciuto il video, commentate dicendo la vostra appunto, e chi non è ancora iscritto si iscriva assolutamente, e chi vuole può abbonarsi, ci aiuterebbe davvero tantissimo. Chi vuole al video pagelle, appunto, per chi è abbonato potrà vedersi il video pagelle il giorno dopo il post partita di solito. Comunque, oltre a video risposta a commenti, quello rimane gratis per tutti ovviamente, e speriamo bene, è sempre forza Venezia, è sempre forza Unione.